Ciao, io sono Vincenzo e benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Tai Chi, introduzione al Tai Chi Chuan a cura del maestro Enrico Randi. Il maestro Enrico Randi ha vissuto più di 7 anni in Cina per studiare il Tai Chi stile Chen ed ha avuto l'onere e l'onore di essere stato accettato come discepolo interno dal gran maestro Liu Hu, diventando così rappresentante dei maestri di stile Chen della 13ª generazione della famiglia Chen. In queste chiacchierate andremo ad affrontare temi riguardanti la storia, la filosofia e la pratica del Tai Chi, allo scopo di chiarire il più possibile tutto ciò che lo riguarda. Oggi di cosa parliamo invece? Grazie Vincenzo Lullo del supporto tecnico, e oggi in questa puntata andremo a parlare della filosofia del Tai Chi Chuan, perché dietro al Tai Chi Chuan c'è molta storia che abbiamo già avuto modo di discutere, di parlarne nelle 4 puntate precedenti, e oggi andremo a parlare della filosofia del Tai Chi Chuan, che fondamentalmente si basa molto sulla filosofia del Taoismo, sulla filosofia del Taoismo che è stata espressa in un libro scritto da un filosofo chiamato Lao Tzu, che ha vissuto circa nel VI secolo avanti Cristo, e ha scritto questo libro, il Tao Te Ching, che tra l'altro è il libro che dà il nome anche all'associazione Tao Te Ching che ho fondato. E appunto in questo libro, il Tao Te Ching, sono espressi i concetti fondamentali del Taoismo, che sono quelli da cui Chen Wanting, che come abbiamo detto nelle puntate precedenti è stato l'inventore del Tai Chi, è stato usato come fonte di ispirazione appunto per costruire il suo sistema di regole di combattimento. L'ispirazione che ha avuto Chen Wanting è basata principalmente su 3 libri fondamentali che sono sempre stati, sono tutt'oggi e probabilmente saranno sempre 3 pilastri della cultura cinese, e io oserei quasi dire mondiale, che sono il Tao Te Ching, appunto, I Ching e Huangdi Nei Jing, dei quali andremo poi a discutere nelle prossime puntate. In più c'è anche un altro libro che è molto importante per capire le regole di ingaggio e il modo di combattere, che è L'arte della guerra di Sun Tzu. Il simbolo almeno del Dao è abbastanza conosciuto nel mondo occidentale, ed è quel simbolo che ha una parte nera e una parte bianca, nella parte nera un puntino bianco e nella parte bianca un puntino nero, perché l'idea è quella che nel male c'è sempre una punta di bene e nel bene c'è sempre una punta di male. I monaci daoisti negli ultimi 2500 anni hanno sviluppato pratiche mentali e fisiche, si potrebbe dire pratiche meditative, per conseguire la longevità e l'illuminazione. Queste pratiche meditative si basano sull'osservazione della natura e principalmente del comportamento degli animali, e sono alla base di tutte le arti marziali interne, perché non c'è solo il Tai Chi come arte marziale interna, ce ne sono anche altre come il Bakwa, l'Aikido, e probabilmente anche altre che forse sono andate perse durante l'arco dei millenni. E quindi sì, diciamo che un po' tutte le arti marziali hanno questa cosa in comune, che nascono dall'osservazione della natura. Sembra che la leggenda vuole che le prime arti marziali siano la prima arte marziale interna sia nata da un monaco daoista dopo che ha osservato il combattimento fra una gru e un serpente, cioè praticamente dal comportamento degli animali. E chi ha vinto fra la gru e il serpente? Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo. Sicuramente a volte vince uno, a volte vince l'altro, però non è tanto il fatto chi ha vinto o chi non ha vinto, è proprio il discorso del comportamento, del modo, cioè nel senso che non sono, entrambi stanno fermi e calmi, e quando colpiscono in maniera fulminea. Quando colpiscono in maniera fulminea, con quello che nel Tai Chi si chiamerebbe Fajin, la forza esplosiva. E quindi sì, questo comportamento animale, per esempio anche nel gatto, quando tu lo vedi che da fermo salta sul tavolo, lui senza prendere la rincorsa, semplicemente da fermo, riesce a sviluppare una forza che gli dà la possibilità di fare un salto che è molto più alto, che è molto alto rispetto alla sua lunghezza. Il perché? Perché riesce a concentrare la forza in un attimo, riesce a concentrare la forza in un secondo. Quindi è questo tipo di comportamento degli animali che ha, diciamo, dalla completa calma si passa a un'azione fulminea per ritornare alla calma più velocemente possibile. E questo è quello che, diciamo, fa parte anche del Tai Chi. Uno dei concetti base della filosofia del daoista è sicuramente la dualità fra lo yin e lo yang. Cioè tutte le cose materiali non possono esistere da sole, ma esistono perché esiste il loro opposto. Noi abbiamo la sensazione di caldo perché abbiamo provato quella del freddo. L'alto è perché è comparato quando diciamo una cosa è alta, è perché la compariamo con una cosa bassa, e il bene, il male, eccetera. Quindi, cioè, diciamo, questa dualità yin e yang è la base fondamentale della filosofia daoista. E infatti questa dualità tra yin e yang è presente anche nel Tai Chi, perché il Tai Chi è una successione continua di morbidezza e durezza, di apertura e chiusura, difesa e attacco, movimenti lenti e movimenti veloci, di vuoto e pieno. E quindi diciamo che nel Tai Chi è molto presente questa dualità fra yin e yang, e si sviluppa nella pratica stessa. Inoltre ci sono altre, diciamo, conseguenze di questa dualità yin e yang, che ti danno delle vere e proprie regole di ingaggio, delle proprie regole di ingaggio durante il combattimento. Per esempio, nel capitolo 36 del Tao Te Ching si legge che per ritirarsi in primo luogo è necessario avanzare, per indebolire in primo luogo è necessario rafforzare, per distruggere in primo luogo è necessario promuovere, per ottenere qualcosa in primo luogo è necessario rinunciarvi. Questo si chiama saggezza profonda. Il morbido e il debole conquistano il duro e il forte. È come un pesce che si nasconde in acque profonde. Le armi più efficienti non devono essere mostrate. In questo capitolo praticamente c'è quasi tutto già di quello che significa il metodo di combattimento del Tai Chi Chuan. E per esempio si possono trarre alcuni insegnamenti. Il primo riguarda il fatto che prima di dare un colpo decisivo è necessario lavorare per indebolire la posizione dell'avversario e agire in maniera inaspettata. Quindi se tu vuoi una cosa, agisci facendo il contrario in maniera che sei imprevedibile. Un altro insegnamento
è che come dice alla fine, cioè, una caratteristica ricorrente nella pratica e nei metodi di combattimento del Tai Chi è che che ti spiega come reagire a uno stimolo, no? Quando dice il morbido e il debole conquistano il duro e il forte, cioè tu non ti devi, nelle regole di queste regole di ingaggio dicono che tu non ti devi opporre a un'energia, a un'energia forte con un'energia ancora più forte, ma ti devi opporre a un'energia forte con la morbidezza e poi dopo colpire nel punto morbido con la durezza. Quindi questo capitolo ci dà delle vere e proprie regole di ingaggio del combattimento, che sono quelle che si applicano al combattimento del Tai Chi. Un altro concetto è quello che riguarda la caratteristica principale del Tai Chi, dell'attacco, del metodo di attacco del Tai Chi, cioè quando dice è come un pesce che si nasconde in acque profonde, le armi più efficienti non devono essere mostrate. Questo ci dice praticamente, cioè ci dà un'idea di cos'è l'energia interna. Cioè, mentre l'energia esterna la si può vedere in una persona, nei suoi muscoli, nella fattezza corporea, e invece l'energia interna non si vede perché si accumula nel Dantien, che è interno. E quindi l'arma più efficiente del Tai Chi, che è il Fajin, parte da dentro e non si vede, può esplodere in qualsiasi momento per poi ritornare dentro, diciamo, nascosta. Quindi questo è per esempio un capitolo in cui si capisce perfettamente quali sono le connessioni fra la pratica del Tai Chi, fra diciamo gli spunti che ha preso Chen Wanting quando ha inventato il Tai Chi e la filosofia daoista. Un altro posto, un altro capitolo in cui si vede questa connessione e che esprime in maniera ancora più chiara quello che abbiamo appena detto è per esempio il capitolo 76 del Dao De Jing, in cui si legge: quando una persona è viva il suo corpo è morbido, quando muore il suo corpo si irrigidisce. Tutte le cose, anche le erbe e gli alberi, sono tenere e morbide quando sono vive, diventano secche e dure quando muoiono. Perciò tutto ciò che è rigido e duro è compagno della morte, tutto ciò che è tenero e debole è compagno della vita. Questo è un'altra idea che si sviluppa nella pratica del Tai Chi, in cui il principio fondamentale, diciamo, che guida tutti quanti gli altri principi fondamentali, è il principio della rilassatezza. Cioè un corpo rilassato è un corpo morbido e quindi è un corpo efficiente e per quanto possa sembrare debole è in realtà molto forte, molto più forte di un corpo duro. E quindi anche in questo capitolo si vede molto bene l'unione alla morbidezza e alla rilassatezza, cosa che non è propria di tutte le arti marziali. Infatti, soprattutto quasi tutte le arti marziali esterne, invece, hanno un accento molto più forte sulla durezza. Cioè ti fanno diventare il corpo duro come un sasso. Ricordiamoci per esempio le pratiche che ci sono di condizionamento del corpo, quando non so, si vedono i monaci che infilano le dita dentro ai braccieri con le pietre roventi e dopo le dita diventano come dei chiodi, diventano durissime, diventano molto forti, però questa cosa in realtà cioè non aumenta la loro forza,
ma in qualche modo nel tempo la diminuisce. Cioè se io voglio usare un'arma, prendo un coltello, una spada, un bastone, non faccio diventare le mie dita un coltello, perché così mi irrigidisco e quindi perdo elasticità e di conseguenza perdo velocità e perdo, diciamo, efficienza. Quindi anche questo è una delle idee che hanno preso in generale tutte le arti marziali interne, in particolare il Tai Chi da questo saggio filosofico del grande saggio Lao Tzu. Quindi un atleta che pratica Tai Chi, che tipo di allenamento fa? Come sviluppa la forza, come sviluppa i suoi muscoli rispetto a qualcuno che fa un'arte marziale esterna? Diciamo che nelle arti marziali interne, ovviamente Tai Chi compreso, non è che la forza non conta, è che bisogna trovare il giusto bilanciamento tra l'aumento della forza e il mantenimento della flessibilità del corpo, il mantenimento della morbidezza. L'allenamento principale che fa un praticante di Tai Chi è quello di cercare di allenarsi alla rilassatezza, al morbido, perché mentre il duro è, diciamo, in qualche modo intuitivo, cioè un bambino è capace di darti di irrigidirsi e di darti un pugno senza che nessuno gli abbia mai insegnato niente. Invece ottenere la morbidezza e la rilassatezza è una cosa che invece ci devi lavorare, quindi l'allenamento principale di ogni praticante di Tai Chi è quello di allenarsi alla rilassatezza, e questo lo fai in tutte le cose. Lo fai quando fai Jian Chuan, che in italiano la chiamano la posizione dell'albero, o in inglese la standing meditation. La fai quando la meditazione in piedi, insomma. La fai quando fai i Jibengon, che sono questi esercizi a metà, cioè diciamo più di Qigong che non di arte marziale, che non di Tai Chi. La fai quando pratichi le forme. Quello che cerchi di fare è allenare la postura e la rilassatezza. Dopodiché, se tu sei giovane, puoi anche arrivare a allenare la durezza fino a un certo livello, però questa durezza poi nel tempo l'importante è trovare il giusto bilanciamento fra la durezza e la rilassatezza. Cioè io posso fare dei pesi, però per esempio prendo dei pesi leggeri e li sollevo 200 volte, in maniera che comunque faccio il muscolo, ma il muscolo diventa denso, duro, non diventa grosso, perché più il muscolo diventa grosso e più perdo in velocità e in rilassatezza. Quando la persona va avanti negli anni, diciamo così, e mantenere la morbidezza è sempre più difficile, allora la pratica si concentra ancora di più sulla rilassatezza e di meno sulla durezza. Un'altra cosa che crea un collegamento stretto fra il taoismo e il libro Tao Te Ching con il Tai Chi è l'acqua, cioè il fatto che un praticante deve essere come l'acqua, nel senso che si deve adattare a tutte le situazioni. Per esempio nel Tao Te Ching, nel capitolo 8, dice: la virtù più alta è come l'acqua. L'acqua fa del bene alle cose, ma non è in competizione con loro. Sta nei luoghi che gli altri disprezzano. Ecco perché l'acqua è la più vicina al Tao. E poi riprende questo concetto nel capitolo 78 e dice: niente più morbido e più debole dell'acqua. I deboli possono vincere i duri, il morbido può vincere il forte. Ecco,
questo concetto, diciamo, in qualche modo della perfezione dell'acqua è anche ripreso nel Tai Chi e nel suo metodo di combattimento, perché l'acqua di per sé è incomprimibile, però allo stesso tempo è morbida, perché si adatta a qualsiasi tipo di contenitore in cui tu la metti, però è incomprimibile. L'acqua è la fonte della vita, però allo stesso tempo può portare distruzione e morte. E quindi anche questo tipo di concetto avvicina diciamo il metodo di combattimento del Tai Chi con la filosofia daoista, perché anche nel metodo di combattimento del Tai Chi il guerriero Tai Chi deve essere come l'acqua. A questo proposito il guerriero non è diciamo strettamente correlato alla violenza, in quanto, come dice la filosofia taoista e come è nel Tai Chi, il vero guerriero è colui che in realtà ha il coraggio di guardare dentro di sé e affrontare se stesso a cuore aperto, per mettersi in discussione, per migliorare i propri difetti. Un vero guerriero è umile, ma allo stesso tempo non cede alle ingiustizie, non è aggressivo e cerca di evitare la violenza fino all'ultima occasione per farlo. In più non parla scorrettamente, perché come ha detto Lao Tzu nel suo libro, la gente che sa non parla, la gente che parla non sa. Per chiudere questa parte in cui cerchiamo le affinità fra la filosofia daoista, in particolare il Dao De Jing, col libro il Dao De Jing, e il guerriero, spiegato in questo modo, il guerriero Tai Chi, vorrei citare, estratto dal mio libro, i comandamenti della famiglia Chen. Famiglia Chen, quando si è trasferita nella contea di Wenxian, è stata subito accolta molto bene dalla popolazione e nel tempo, negli anni, nei decenni e nei secoli ha dimostrato ha dimostrato quello che erano, e quindi sono stati talmente ben voluti dalla popolazione che hanno addirittura cambiato il nome delle città e dei villaggi, chiamandoli Chenjiago, chiamandoli Chengbu Village, il villaggio di Chengbu, chiamandoli col loro nome, appunto per omaggiarli di questa loro, diciamo, di quello che loro erano. Quindi vorrei citare questi comandamenti della famiglia Chen, che sono 20, e li ho estratti da un libro scritto da Chen Zechan, che è un diretto discendente della famiglia e quindi ha accesso agli archivi della famiglia Chen, e i comandamenti, diciamo, del guerriero Tai Chi e della famiglia Chen, del clan Chen in generale, sono questi: 1. Non approfittare ingiustamente degli altri grazie al tuo potere. 2. Non aver paura dei forti e non maltrattare i deboli. 3. Non temere il pericolo e aiuta chi è in pericolo. 4. Non essere un malfattore, non perpetrare oltraggi. 5. Non sacrificare l'abilità per la bellezza. 6. Non cogliere l'occasione per essere arrogante. 7. Non vendere, direi tradire, le tue abilità esibendoti per strada. 8. Non formare una cricca. 9. Non essere stravagante e non cercare il comfort. 10. Non essere compiacente con te stesso. 11. Non contendere con persone fanatiche. 12. Non mettere in mostra le tue abilità con gli ignoranti. 13. Non essere arrogante con il povero e non adulare il ricco. 14. Non essere avido, non perseguire ingiusti guadagni. 15. Non inseguire la lussuria. 16.
Paga i tuoi debiti pubblici e privati. 17. Non nuocere al pubblico e agli individui. 18. Non perseguire posizioni di alto rango per accumulare ricchezze. 19. Non essere un vergognoso traditore. 20. Non sprecare negligentemente i progressi della tua pratica. Questi Bellissimo. 20 comandamenti rispecchiano in pieno diciamo le virtù di un saggio daoista, di un monaco daoista. E quindi questo è un altro collegamento molto forte che c'è con questo tipo di filosofia. E dall'altro lato fanno capire come mai la famiglia Chen e il clan Chen in generale era così ben voluto dalla gente nuova che hanno trovato quando si sono andati a stabilire nella contea di Wenshan. Ottimo, bellissimo. Bellissimi i comandamenti, mi hanno colpito molto. E niente, volevo farti ricordare ancora una volta i tuoi contatti, il sito della tua associazione. Sì, dunque io ho fondato un'associazione basata a Imola, provincia di Bologna, si chiama Associazione Dao De Jing, appunto, che prende il nome appunto da questo meraviglioso libro che io consiglio di leggere a tutti. E quindi Associazione Dao De Jing che si può andare a cercare sul web, c'è il sito web www.associazionedaodejing.it, e ci sono anche dei video su YouTube sempre dell'associazione che mi riguardano, in cui faccio vedere ci sono alcuni tutorial e in generale che rispecchiano almeno in parte l'attività dell'associazione. Ok, grazie Enrico e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie a voi. Ciao. Grazie a te Vincenzo. Ciao.